Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali, un nuovo tutorial dedicato ad Affinity Designer. Oggi creeremo insieme un pattern. Inizio creando una tavola di disegno 300 pixel per 300 pixel, dopodiché gestisco lo spazio di lavoro attivando le guide dal menu Visualizza. Da questo pannello quindi posiziono una guida a 150 pixel in orizzontale e una in verticale alla stessa distanza, sempre 150 pixel. Poi ne aggiungo due a 75 pixel e altre due a 225, sempre una in verticale e una in orizzontale. Dopo aver suddiviso lo spazio ho il centro e i terzi. Adesso posso iniziare a tracciare. Non ripeterò le procedure che abbiamo già visto nei tutorial precedenti, darò per scontato che li abbiate già visti. In ogni caso sono all'interno della stessa playlist. Attivo lo strumento rettangolo, ne traccio uno della stessa misura della tavola di disegno, 300 pixel per 300 pixel. Inverto il colore con il selettore colore dalla barra degli strumenti. Adesso, utilizzando le proprietà dello strumento rettangolo da 7 impostazioni, lo trasformo in ottagono con gli angoli arrotondati. Dal pannello colore con il selettore cambio il colore, dopodiché attivo lo strumento ciambella e ne traccio una perfettamente al centro. Inverto i colori, sempre dal pannello a destra. A questo punto la duplico. Abbiamo già visto diverse volte come duplicare le forme. La sposto in alto all'angolo destro, cambio ancora il colore, la ridimensiono e con l'aiuto delle guide la posiziono in modo che il centro coincida perfettamente con lo spigolo. Adesso spengo un po' il rosso dando del nero e tolgo il tratto dal pannello tratto, come abbiamo già visto nel tutorial dedicato allo strumento matita. La duplico ancora e sposto la copia nella stessa posizione ma all'angolo sinistro, assicurandomi che sia allineata sia allo spigolo che all'altra già posizionata a destra. Adesso le seleziono entrambe, le duplico insieme e le sistemo agli angoli inferiori. Poi attivo lo strumento generatore forma per crearmi l'ellisse al centro della ciambella, perché quella che vediamo è la parte centrale dell'ottagono, non è una forma a sé stante. E adesso seleziono l'ottagono ed effettuo uno scostamento di tracciato con lo strumento contorno di cui vi ho già parlato nel tutorial dedicato al generatore forma, in modo da spostarne i bordi. Cambio colore, ottengo così un altro ottagono con le stesse proporzioni angolari di quello preesistente. Sembra un po' un bullone, però vabbè, poco importa il concetto, quello che conta. A dire il vero anche l'ellisse al centro non mi piace tanto. La seleziono e la cancello con il tasto canc da tastiera. Seleziono la ciambella. Adesso al tratto voglio applicare un pennello dal pannello che è già aperto a destra. Questi sono tutti pennelli predefiniti. Mi ero ripromessa di provare a caricare dei pennelli di Adobe, ma non l'ho ancora fatto. In ogni caso i pennelli che abbiamo a disposizione sono parecchi. Voglio ricordare che all'interno di Affinity troviamo solo pennelli vettoriali. I pennelli raster invece li troviamo all'interno di Affinity Photo. Questo mi sembra molto carino. Fra i motivi è il pennello 256 diagonale con tratteggio. Ne setto lo spessore, voglio provarne un altro, anche questo ad esempio è molto bello. Imposto ancora le dimensioni del tratto, sempre 256, puntinismo leggero. Dopodiché mi sposto sulla ciambella in alto a destra
E adesso provo a cercare un altro pennello da applicare che dia sempre questo effetto. E anche questo è sempre un 256 verticale con tratteggio fine, quindi è sempre lo stesso tipo di pennello, si diversifica per il tipo di tratteggio. Lo lascio rosso, adesso copio e lo applico alle altre ciambelle. Incolla stile. Seleziono le 2 ciambelle sotto e incollo ancora lo stile alle altre 2 forme. Adesso seleziono l'ottagono, ormai ho deciso di andare di pennello e ne cerco un altro. Modifico le dimensioni del tratto, vediamo un po', ne provo un altro. Questi ad esempio sono acquerelli, no, direi di no. Torno ancora sui motivi e applico questo pennello, sempre un 256 diagonale con tratteggio. Adesso seleziono l'ottagono, questo nero, attraverso il pannello livelli che apro dal menu finestra e applico un altro pennello. Tolgo il riempimento, seleziono il pennello, stavolta lo pesco fra le penne, penna uniforme ondeggiata. Dal pannello tratto definisco ancora lo spessore e attivo scala con oggetto in modo che il tratto si riduca insieme all'ottagono, e direi che questo è perfetto. A questo punto il pattern è pronto, lo posso esportare dal menu esporta in formato PNG e lo salvo. Adesso creo una nuova tavola di disegno, mi vanno bene le dimensioni che mi propone Affinity. Chiudo il pannello che dà fastidio e traccio un rettangolo delle stesse dimensioni della tavola di disegno. Adesso applico il pattern al riempimento di questo rettangolo. Dalla barra degli strumenti attivo lo strumento sfumatura e dal menu tipo, che trovo sulla barra del menu contestuale, scelgo bitmap. Seleziono il file del pattern in PNG che ho esportato prima e lo importo di nuovo all'interno di Affinity. Si attivano 2 maniglie che posso agganciare e trascinare con il mouse per regolare dimensioni e rotazione del pattern. I pattern si utilizzano per creare tessuti, per creare della carta o per dare degli sfondi particolari a progetti grafici. Come vedete sono molto semplici da creare, un ottimo esercizio per allenare la creatività e acquisire una certa dimestichezza con gli strumenti di Affinity. Fatemi sapere se anche voi avete provato a fare un pattern. In ogni caso, se vorrete cimentarvi, sarà sicuramente un ottimo allenamento, e se avete domande postate pure fra i commenti, rispondo sempre volentieri quando possibile. Alla prossima e non dimenticate di lasciare un like. Ciao!